Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ho il maglione in pandan con l'auto dietro. Oggi ragazzi sono al circuito del Mugello per una prova piuttosto speciale e oggi sono qui insieme ad Andrea Levi, presidente del Parco Valentino, per un buon motivo. Stiamo provando per la prima volta nell'anno la Dallara stradale per il campionato Time Attack, quindi giornata di test oggi. Infatti, come abbiamo detto nel video della pista, tu non sei uno che lascia le macchine in garage, ma gli piace usarle e avere il piede pesante in pista. Quanti chilometri hai su questa macchina? 12.000. Di cui di pista mi sa che siamo su 10.000. Pazzesco! Direi che sì, sei praticamente il collaudatore di Dallara. Ma sì, chilometri in pista ne abbiamo fatti, sì. Ma guarda, qua c'è tanto carico aerodinamico. Poi... Infatti questa è una macchina assolutamente incredibile, abbiamo 850 kg di macchina, sì. È praticamente una macchina da corsa che paga il bollo. Paga il bollo, sì, non ha tanti cavalli, quindi fortunatamente non ne manca tantissimo perché ha 400 cavalli. Però il rapporto peso-potenza non è niente male. Rapporto peso-potenza 400 cavalli su 850 kg non è male, e poi questo gran carico, questa grande ala che qui ha le due arrabbiate ti permette di fare tanta velocità e recuperare un pochettino quello che si perde. Di chili quanto carico aerodinamico fornisce? 850. Qui devo dire che le ferite di guerra si fanno vedere. Cos'hai combinato oggi? È una staccata con la Radical, non ci siamo messi d'accordo in diretta, quindi un attimino ci siamo un po' spinti, però tutto bene, tutti e due poi abbiamo finito il giro, quindi cose che capitano in pista, se no non saremmo qua. E qui devo dire che oggi sei seguito da un buon team, c'hai due ragazzi che ti curano la macchina. Sì, Samuel di Cambio Corsa, perché dobbiamo fare un bel lavoro soprattutto sulle gomme. Le pressioni gomme sono fondamentali, stamattina siamo partiti a 2, dopo 3 giri erano alle stelle, 2.6, 2.7, quindi abbiamo riabbassate, quindi è importante avere anche dei professionisti che ti seguono la pressione, anche magari 1.01, 1.02 può fare magari quei 2-3 decimi di differenza. Soprattutto se cerchi il tempo. Qui non hai neanche il cruscotto, essenziale allo stato puro. Sì, qua tutto quello che non serve è stato tolto, quindi siamo molto leggeri, non c'è problematiche di rompere qualcosa a livello elettronico perché di elettronica non c'è niente, quindi una vera macchina da pista e sono le migliori perché appunto non avendo vedi porte, strutture, niente, ha una rigidità torsionale incredibile che è quella che poi ti fa staccare più tardi. Puoi entrare bello deciso in curva e puoi anche fare grande velocità proprio perché la rigidità è tutta in carbonio, la vediamo gialla ma è tutta in carbonio. Dallara ne ha esperienza su queste cose? Sì, sono molto bravi poi con l'aerodinamica. Dallara è nelle competizioni da sempre, in Formula 1, col Team Haas, la Formula E, sono tutte Dallara, la Formula Indy, i prototipi, direi che ha una grande esperienza nelle competizioni e questo è quasi il regalo che l'ingegnere Dallara voleva farsi. Vedere una macchina col suo nome ce l'ha fatta e devo dire che ha fatto un gran regalo a tutti gli appassionati. E tu per cercare di limare sempre i tempi sul giro cerchi anche di piccole accortezze come a livello di assetto e di gomme. Sì, a livello di assetto siamo proprio qua oggi perché proviamo una piccola differenza nel camber, abbiamo circa 3 davanti e 2.1 dietro, adesso stiamo valutando dopo il primo turno se aumentare un po' dietro il camber, la macchina si comporta bene. Dobbiamo fare anche delle prove gomme di marche diverse, quindi proviamo 3 set di gomme diverse, quindi è un bel lavoro dopo un po'. È stancante, però ci sono tanti dettagli, tanti particolari da mettere a punto se si vuole poi arrivare preparati alla gara, ecco, quindi questo è solo l'inizio.
Allora Andrea, facci vedere un po' nel dettaglio questa vera e propria macchina da corsa. Allora, tutto integrato nel volante, come puoi vedere. Qui abbiamo i fari, il clacson, le frecce, quindi non ci sono distrazioni. Io cambio manuale, quindi ovvio devo ancora cambiare manualmente, però tutti i comandi sono qua. Qua abbiamo appena girato configurazione track, che vuol dire più bassa, e HP, che vuol dire tutta la potenza disponibile, 400 cavalli. Appena si finisce la pista si va in drive mode, si rialzano le sospensioni road, quindi la macchina piano piano rialza di circa 2 cm tutto, e quindi si è pronti per la strada, se no sarebbe un po' troppo bassa. E adesso possiamo tornare nelle strade statali normali della Toscana. Ok ragazzi, siamo in pista, ho il microfono nel casco, quindi forse sentirete un po' di vento. Non esageriamo. Certamente avrei bisogno di più giri per capire un po' come va questa macchina, perché al volante di una macchina così bisogna scordarsi di essere su una macchina, tra virgolette, comune. Facciamo passare la Lotus. Quello è un altro bel giocatorino. Posso dire di aver superato un GT3. Punto attacco qui è tanta roba. Sto godendo. E ci sto prendendo gusto. Mamma mia quanta trazione in uscita. Andrea, grazie! Grazie! Sei un mito! Che feeling al volante, mamma mia, è una delle migliori macchine che abbia mai provato, lo giuro.
performante giochiamo. Mamma mia. Vedo davanti a me gli scarichi rossi che sono infernali. Io di questo piccolo 4 cilindri il suono non lo sento. Sento solo il vento e questo V10 assordante davanti. Alzo il piede. Ti sto prendendo troppo gusto. Facciamola raffreddare. Madonna mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mi fanno male le braccia. Ma questo è il giocattolo da pista. Una macchina senza compromessi. Madonna. Io penso che qui Dallara abbia creato un capolavoro. Non voglio scendere da qui. Dopo aver provato questa macchina devo ridefinire il concetto di giocattolo da pista. In confronto qualsiasi altra supercar stradale sembra ferma. Incredibile. Incredibile. Andrea, io di macchine ho avuto la fortuna di guidarne tante, ma la Dallara mi ha lasciato semplicemente a bocca aperta. Io azzarderei a dire che è l'auto stradale più incredibile che abbia mai guidato. Pazzesco, una vera e propria macchina da corsa con la targa. Guarda, ma io l'ho visto da fuori, bello già preso con una Io Lotus. sono entrato in pista dicendo vado piano, non è mia, e subito dopo ho iniziato a Ma io spingere. mi fido di te, perché ti ho visto con una Lotus 311 già subito cattivo, staccata contro staccata. C'era un po' di traffico, ma mi è piaciuto veramente tanto guidare questa macchina, ingarellarmi con la Lotus e anche con la Lamborghini. Eh sì, ecco, ad esempio con la Lamborghini vedrai che perdi nel dritto ovviamente, però poi in curva qualcosina, usando un po' in staccata ci si riavvicina, percorrenza di curva anche buona. Mi ha impressionato tanto la frenata, non l'ho sfruttata tanto, ma è La pazzesca. frenata pensa che è dischi d'acciaio perché è talmente leggera che non ha bisogno di carboceramica e puoi fare tantissimi giri. Io a Franciacorta ho fatto 320 km di pista In una giornata. in una giornata con lo stesso set di pastiglie, poi ce l'ho a casa, sono ovviamente in condizioni, però ti permette di divertirti tanto senza troppe soste e quindi è la leggerezza delle macchine, e con qualche sacrificio perché non ci sono porte, non c'è tetto, non c'è comfort, ma tutte cose che pesano. Già dicevamo prima, mettendo il parabrezza consideriamo che metti dettagli, ma la vaschetta lavavetro, vuoi mettere i 7-8 litri, metti il condizionatore perché poi si appanna, quindi inizi già a entrare nel loop dei pesi, del comfort, ma che ha anche peso. Nessun compromesso sulla tua Dallara. Dopo averla guidata riesco a capire cosa significa guidare una macchina così essenziale. Quali sono i tuoi segni, Marco? Perché i miei, io ho preso pietre, Hai la casco, gomme, vero? sasso, io ho preso un po' di tutto, guarda, anche nel mio casco, però Io tanto spero di non aver fatto segni. tanto traffico, tante belle macchine, tanti bei duelli, hai visto? Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, devo dire. Adesso ragazzi vi faccio vedere qualche highlight di Andrea che guida la Dallara col Mugello. Io penso di averla sfruttata ben poco le potenzialità.
ma per quel poco che sono riuscito a sfruttare è una macchina che mi ha fatto godere, ma veramente tanto. Tra l'altro devo dire che siamo stati molto fortunati col meteo, perché adesso è iniziato a piovere. Guidare una macchina così, con le semi-slick, sotto la pioggia, sarebbe stato tosto. Sarebbe stato tosto, anche se guarda, proprio con la pioggia che si evidenzia ancora di più la leggerezza. Io la mia gara che ho vinto al Mugello l'anno scorso proprio con la pioggia, perché così gli altri erano ancora un po' più in difficoltà di me. Però devo dire, per provare la prima volta meglio sicuramente l'asciutto, sei sì. fortunato perché inizia a piovere adesso. Sei anche fortunato che la macchina la metti sul camion e torni a casa con una macchina più comoda e con il tetto. Sì, devo dire, questa volta mi ero organizzato così, visto le condizioni in meteo che dava proprio pioggia pomeriggio, quindi siamo perfetti. Beh ragazzi, questa è una giornata in pista che difficilmente dimenticherò. Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!